Volvo 480 Turbo, una delle macchine che da ragazzino, da bambino, guardavo con più curiosità perché non riuscivo a capire che tipo di macchina fosse. Da fuori sembra un misto tra design un po' giapponese e qualcosa di nuovo. All'epoca era abbastanza inedito questo tipo di stile. Ha delle componenti molto anni 80, molto inizio anni 90 anche, che un po' tutte le macchine condividevano, però la 480 era diversa, lo è tuttora ed è davvero un outsider in tutto e per tutto rispetto alle altre macchine con cui doveva battersela all'epoca. In realtà starci dentro è già bello, è difficile quando provi tantissime macchine restare stupito dall'unicità di una macchina che non hai mai provato. E qui senza dubbio il termine giusto è unicità. Quello che mi stupisce immediatamente è che a fine anni 80 le macchine erano belle, viscerali e belle ruvide nel senso buono. Volvo è sempre stata molto differente da tutti gli altri e ha avuto sempre il suo standard, il suo modo di costruire le macchine con una certa distanza da tutti gli altri. Hanno fatto della sicurezza e dell'affidabilità un loro marchio di fabbrica, vero in tutto e per tutto, e anche la 480 Turbo non si allontana da quella filosofia, anche se è un coupé utilitaria che era un po' inedito anche questo. Forse la Honda con la CRX aveva un po' questo stile, ma era una macchina diversa. La parola chiave è senza dubbio diversa. Già solo per questo deve per forza interessare un appassionato di motori a tutto tondo e incuriosire. Io ricordo da bambino che tutti noi, non solo io, ci affacciavamo dal finestrino delle macchine parcheggiate e leggevamo la velocità massima, quello era. Cioè tutti andavamo a vedere, che ne so, Fiat Coupé, estetica particolare, andiamo a vedere quanto fa, no? Tutti i bambini ragazzini facevano questo. E mi ricordo che su queste macchine leggevo 220 e dicevo, una scatoletta così 220. Ovviamente poi non faceva quella velocità lì, però il bambino, il ragazzino che si incuriosiva veniva ancora più incuriosito da questi numeri. Il 1.7 Turbo ha una pressione di turbocompressione molto bassa. Sono certo, e poi ne parliamo, che questo motore sicuramente avrebbe tirato fuori qualche cavallo in più rispetto ai 120-125 che poi la macchina deliberata aveva. La pressione del turbo molto bassa le permette di essere setosissima, comoda, elastica ed è bella da guidare. È bella da guidare. Devo dire che è bella da guidare. Sono sorpreso? Sì, sinceramente sì, sono sorpreso. Non credevo che fosse così immediatamente piacevole. Lo è, non è la super sportiva hot hatch che uno magari può aspettarsi dall'estetica abbastanza aggressiva che aveva, non è invecchiata male, senza dubbio è invecchiata abbastanza bene rispetto ad altre. E dicevo, quindi il 1.7 Turbo si comporta come un motore di cilindrata un po' più grande, diciamo un 2000 aspirato, non ha tanto turbo lag, quindi quello è piacevole. Tante macchine anni 80 ci hanno abituato a questi turbo lag abbastanza importanti, non è il caso della 480. Anche il suono è piacevole. Allora, il motore, togliamoci questo dente, perché c'è la credenza e la, direi, falsa informazione che il motore sia quello della Renault 21 Turbo. Lo è, nel senso che è una derivazione abbastanza stretta di quel motore lì, ma in realtà c'è una chicca che non è tanto conosciuta su questo motore, ed è il fatto che Volvo non si fece bastare il basamento e il motore della 21 Turbo, ma chiese aiuto addirittura a Porsche per farsi preparare questo motore e dargli un po' di personalità in più, e sembra che Porsche deliberò questo motore per avere 165 cavalli, non 125, ma la politica di sicurezza e di affidabilità di Volvo, in quegli anni soprattutto, in cui ancora dovevano stabilizzare questa opinione comune sull'affidabilità e la sicurezza di Volvo, insomma, Volvo pensò che fosse meglio meno potenza e più affidabilità. Il risultato è che il motore è molto pacifico, anche quando acceleri tutto non ti attacca al sedile assolutamente. Però, se vi devo dire, non credo che nessuno avrebbe comprato un 480 Turbo per fare a botte con le .GT o le 1 Turbo o le Renault 5 GT Turbo, ma piuttosto la clientela di questa macchina era più orientata ai lunghi viaggi, alla comodità
e soprattutto ha tantissimi dettagli anche tecnici particolari. Cioè qui dovunque mi guardo intorno vedo dei comandi che sulle auto di quell'epoca non esistevano, ce ne sono tanti, ha un equipaggiamento da berlina di lusso quasi, ci sono il computer di bordo, l'equalizer addirittura per lo stereo, hai l'info center qui, cambi tutte le modalità, hai lo strumento pressione turbo, i sedili riscaldabili, follia, tutte cose che non erano così comuni su auto di questa categoria all'epoca, e questo la differenziava molto dalle altre hot hatch, che erano molto più spartane e molto più scomode. Questa è comodissima se non fosse che i sedili sono molto alti, veramente tanto alti, e se non fosse per quello mi ci troverei davvero da Dio dentro. Purtroppo invece sono troppo in alto, quello sì, e anche se il sedile ha 1000 regolazioni che però non ti permettono mai di andare davvero in basso col fondoschiena, puoi fare o così o così, però questo impedisce di evitare questo spazio molto minuto tra testa e tetto. Tolto questo dente, anzi ha anche il piantone dello sterzo che si alza e si abbassa, adesso è tutto alto, purtroppo non si avvicina, ma non è che possiamo aspettarci anche questo. È stupefacente il cambio e tutte le coppie dei pedali e il carico del volante ha solo parecchio sottosterzo, ma è normale, cioè a parte che ce l'avevano quasi tutte le trazioni anteriori dell'epoca. Il sottosterzo sulle anteriori è iniziato a sparire no, ma a affievolirsi molto con la Integra, con le 156, con le Clio Williams e 1008. Le altre erano un po' tutte carenti da quel punto di vista, è normale. Quindi ha parecchia meccanica di derivazione francese, un po' di Germania con questo aiutino di Porsche sulla parte alta del motore, ha un po' di Inghilterra nelle sospensioni perché le sospensioni sono state sviluppate insieme a Lotus, quindi anche questo, insomma, Lotus. E ha un po' di Giappone anche nel lato estetico perché un po' CRX, un po' Eclipse, un po' questo gusto JDM, però si differenzia anche in quello perché ha delle soluzioni estetiche uniche, diverse da tutti gli altri, e anche delle cose molto strane, a parte i fari a scomparsa che in quegli anni ce l'avevano più o meno tutti, i volumi, il fatto di essere una coupé con queste belle portiere lunghe, il cofano spiovente, la forma a cuneo. Questa versione in particolare ha questo kit estetico, diciamo ufficioso dell'epoca, che purtroppo le elimina una delle cose più fighe della macchina originale, ovvero la calandra bassa, quindi diciamo lo spazio radiatore, dove c'era lo stemma Volvo non sulla calandra in alto ma sotto. Era una cosa che a me è sempre piaciuta. Questo kit è rarissimo e in questa colorazione che si chiama two-tone, quindi 2 toni, è l'unica a quanto pare in Europa ad essere una two-tone con questo kit. La parte posteriore con questo lunotto gigante, i fari a L abbastanza cattivi, sono sempre piaciuti, e poi c'erano queste veneziane dietro che sembrano un po' da supercar, in realtà sono proprio delle veneziane, cioè si chiudono e si aprono come delle tapparelle. Sono delle tapparelle a tutti gli effetti, però sinceramente l'effetto estetico non è male. La 480, essendo l'outsider che ho detto fino adesso, mi fa ancora più simpatia perché non è stata considerata? Non è assolutamente peggiore delle sue concorrenti dell'epoca. Io penso che rispetto a una Golf pari età questa sia molto più figa di una Golf, con tutta questa filosofia che comunque Volvo non ha quasi mai abbandonato in anni in cui si potevano ancora fare delle scelte un po' più azzardatine, non bisognava omologarsi a tutti i costi con gli altri, e infatti questa proprio tutto è tranne che omologata alle sue concorrenti, è totalmente in contromano. Ecco, in seconda, in salita, 5.000 giri, 5.5 già si esaurisce la schiena del motore, non ti attacca al sedile, assolutamente. Però anche il suono è bello, ha sempre 125 cavalli, siamo lì, non so se se ne è perso qualcuno, ma non credo perché l'esemplare è veramente perfetto, mi piace, non so se ne comprerei una, magari per il pollaio, se ne trovassi una in un pollaio, per la TV magari ne farei anche una e già avrei 1000 idee. La macchina originale rollava abbastanza, ma su questa penso che sia stato fatto qualcosina perché è molto più ferma di come me l'aspettavo. Una delle prime macchine piccole ad avere cerchi da 15 e poi valvole al sodio, iniezione multipoint, fu la prima Volvo a trazione anteriore, quindi come primo esperimento non è male, cioè non erano una casa costruttrice abituata a fare trazioni anteriori, eppure la macchina va bene,
Qui si tratta di poche modifiche per renderla veramente divertente. Avrebbe bisogno di un po' più di inserimento e forse di un po' meno angolo di sterzo, ma non parliamo di tanto, parliamo di veramente piccole sfumature. Non è leggerissima perché è carica di cose tecnologiche e di comodità, non è una macchina votata alla leggerezza, ma non voleva esserlo. Però sinceramente tutto questo peso sì, si sente. Se conosci le macchine di quell'epoca ce ne sono alcune che veramente si reggevano con lo sputo e ovviamente erano molto leggere, con motori abbastanza pimpanti, andavano fortissimo. Questa qui 122-125 cavalli, chiaramente sposta quello che sposta. Anche la potenza frenante non è assolutamente male, come dicevo prima, carico sul pedale, che è una cosa non scontata, soprattutto per quei tempi lì, è ottimo. È una macchina che sembra molto più moderna, quindi pensate all'epoca come poteva sembrare a chi la guidava. Sinceramente è una buona macchina e meriterebbe di sicuro qualche cavallo in più. Penso che se è vero che Porsche la deliberò per 165 cavalli, almeno i suoi lavori di rafforzamento del motore e di elaborazione la davano per una pressione turbo che poteva gestire tranquillamente 165 cavalli, io penso che magari il rischio Volvo poteva anche prenderselo. Una versione da 160 cavalli, anche limitata, non sarebbe stata male. Bella, bella, Volvo 480, una vera sorpresa. Non è male.